Cari amici, buongiorno e bentornati in questo nuovo video. Come potete vedere, e sicuramente avete già visto alla fine del video precedente, la parte anteriore è finalmente finita. Manca questa piastra, ok? Questa qui, che non è stata installata perché da qui dovranno uscire i piantoni che dalla barra d'uomi, questa qui, ok, dovranno venire all'interno del cruscotto, legare il cruscotto per rendere questa parte di macchina e soprattutto questa qui davanti sicura. Ok, adesso come procediamo? Avendo sistemato tutto quanto qui, possiamo iniziare finalmente a fare il cruscotto che inizieremo a costruire installando questi profilati che ormai sono qui da un'eternità sulle cerniere, chiudendo i buchi e iniziando a fare le 4 o 6 piantane che andranno da qui sotto fino a praticamente sotto il portavetro. Questo per poi poter costruire il cruscotto da questa sezione da 5x5, verrà in avanti, andrà inclinato così e poi scende. Questo per quello che riguarda lo scheletro. Infatti poi il cruscotto verrà fatto o in due pezzi o in un pezzo unico con la sua forma, con una leggera stondatura che abbiamo riprodotto tramite una stampante 3D. Ok, questo qua è il profilo che andrà praticamente, adesso lo appoggiamo qua più o meno, andrà più o meno qui, così ci darà un'idea anche degli ingombri. Questo profilo praticamente noi avevamo chiesto aiuto per capire quale fosse la distanza minima, quindi abbiamo stabilito che da qui che sarà il portavetro fino a il primo punto dritto, scusate, l'ultimo punto perfettamente dritto del cruscotto. Ora questo qui l'abbiamo fatto 8 mm dalla parte della ragione, quindi 8 mm più lungo, e partiremo così. Questo per fare la struttura. Preferiamo perché sbagliare di esempio 2 mm un lavoro del genere vuol dire veramente buttare via mesi di lavoro. Quindi abbiamo fatto così. Parallelamente abbiamo costruito anche questa dima, ok, che ci servirà praticamente per tagliare la sezione che c'è qui. Quindi qui ci sarà un 5x5 così, uno storto in questo modo e uno che scende. Questo qua praticamente è la dima dell'angolo che ci sarà qui in mezzo, così, che noi utilizzeremo per segnare tutti gli scarti da 5x5 che abbiamo in giro, e quindi lo appoggeremo, segneremo qui e poi lo andremo a tagliare sotto la taglierina. Facendo così dovremo garantirci degli angoli tutti uguali. Ovviamente va bene anche per segnare questo angolo, quindi montato così, sì, ci permetterà di capire dove va tagliato per essere preciso e per farli tutti uguali. Ottimo. Dopo vediamo un attimino perché dobbiamo puntare su tutto quanto. In previsione, a seguito di un ragionamento, probabilmente il piantone del volante così in alto darà fastidio, perché se vedete adesso è appoggiato qua malissimo. Se voi prolungate il piantone, quindi venite in avanti, va a finire proprio su quell'angolo qua. La cosa diciamo che non siamo sicuri, non sapendo soprattutto cosa andremo a costruire qui, e soprattutto per il discorso di apertura di cambio, freno a mano, pedali, volante. Abbiamo costruito un altro piantone che non specifico è questo, che eventualmente, perché non siamo sicuri, abbiamo preferito prepararlo, verrà installato qua sotto, ok, e tramite lo stesso sistema di pignoni e catena monteremo qua eventualmente un pignone qui e lo porteremo più in basso, perché rifare tutta questa cosa qui è fuori discussione.
quindi se servirà verrà posizionato qui sotto, lo abbasseremo un po' di modo di non andare a lavorare in questo punto qui del cruscotto, ma ripeto, non è una cosa sicura, abbiamo preferito prepararlo di modo che se ci fosse questa eventualità siamo pronti ad affrontarla. Quindi adesso sicuramente un attimo una pulitina veloce e poi partiamo a fare tutti i piantoni. Allora, abbiamo installato la prima piantana, qua bisogna fare opere intense di pulizia. Ok, verrà installata qui nell'angolo e legata insieme a questa che c'è qua dietro. Abbiamo opportunatamente angolata, vediamo se riesco a far vedere. Non riesco a far vedere. No, vabbè, sarà per dopo. Comunque abbiamo fatto dentro l'angolo. Adesso ne prepariamo 4, ne puntiamoli un attimo e guardiamo qui cosa combinare. Allora, questa qui è la parte sinistra della faccenda. Praticamente va installata lì dentro e purtroppo abbiamo dovuto tagliare lì perché non riuscivamo più a smontarla, quindi poi sistemiamo. Adesso che è tutta saldata la posizioniamo in macchina e la salderemo probabilmente definitiva, quindi a tra poco. Allora, come potete notare abbiamo ripristinato la gamba del vericello, che era la cosa più importante di tutte quante di oggi, al che abbiamo installato il piantone, ok, lì fino in basso, quindi adesso la cerniera, anzi le cerniere sono solidali, vedete, con la piantana che abbiamo posizionato qua più o meno 2 mesi fa, quindi finalmente gli abbiamo dato un degno scopo. Quindi qui è saldato, è saldato anche lì sotto, si vede poco ma fidatevi di me, è saldato. Abbiamo saldato qui con tutto questo verticale bene, qui sotto, qui dietro e siamo a posto. Ora là dietro ok, si vede, sta raffreddando l'altro, così poi lo posizioneremo qui, lo salderemo esattamente come questo e poi faremo le 2 piantane che scendono. Poi decidiamo se fare qui e qui, se fare qui da parte, comunque vediamo un po', di modo che poi potremo vedere i 2 piantoni che dalla barra d'uomo dovranno venire verso di noi, così ci facciamo un'idea anche lì se c'è qualcosa da spostare o che dà fastidio. Allora, cari amici, come potete vedere manca tutto, diciamo, manca un filo logico purtroppo, perché abbiamo iniziato con queste piantane qui e non abbiamo più registrato niente. Ad ogni modo, le sbarre sono state fatte e applicata la piastra. All'interno siamo così messi. Allora, opla. Non ho 80 anni, ma sarà la 100ª volta che entro e esco, quindi allora, all'interno è così. Piastra, i piantoni abbiamo deciso di fermarli qui e qui perché andranno in funzione del cruscotto, diciamo qui, quindi potrebbero capitare qui come qui sotto e allora abbiamo deciso di far così. Lì è tutto correttamente installato, tutto quanto, sotto tutto saldato in verticale, parte posteriore, parte verticale, e direi ottimo perché è venuto come avevamo immaginato. Allora adesso manca praticamente da mettere la barra che va qui davanti, su cui poi costruiremo tutto il cruscotto, e dobbiamo decidere se fermarla qui oppure stare il più esterni possibile, magari diciamo in linea con questo 5x5 o comunque appoggiati a questo qua, che gli dà diciamo lo rende più rigido, più robusto. Quindi vediamo, adesso prepariamo questo e poi vediamo di fare insieme la prima gamba del cruscotto.
poi le altre le faremo fuori camera, se no tanto vedere una taglierina che taglia non penso sia interessante. Quindi ci vediamo tra poco. Allora, abbiamo installato la barra, gli abbiamo dato solo un paio di punti perché dobbiamo decidere se saldarla direttamente qui o se fare la struttura e farla a banco, quindi momentaneamente rimane lì dov'è, e in più anche se volessimo correggere l'altezza siamo a posto. Allora, qui abbiamo fatto due tagli a 45 gradi, qui e qui, per la gamba che dovrà scendere qui, ok? Che aspettiamo un attimo a fare perché dobbiamo vedere se installare una traversa qui oppure qui, quindi rimane in stand by. Parallelamente abbiamo iniziato a tagliare la prima gamba, che è questa, ok, dove abbiamo tagliato questi angoli grazie alla dima stampata in 3D. Di qua avevamo fatto un disegno e poi abbiamo stampato una dima, e questa dima qui è anche questo spessore qua, infatti calza su perfettamente, ok? Quindi le misure ci risulta anche che siano corrette. Infatti se noi andiamo a assemblare il cruscotto, diciamo la gamba è più giusto dire, ok? Adesso qua siamo un po' poco in piano, ok? 1 2 3, prendendo la dima che abbiamo stampato vediamo che calza perfettamente. Questi 5 cm sono praticamente la piantana che avete visto installata in macchina, quindi quella per così. Quindi ci torna tutto quanto ottimo. Quindi daremo adesso dei punti qui, stessa cosa dall'altra parte, la installeremo provvisoria in macchina. Qua ovviamente andranno fatti tutti gli scarichi per saldare, quindi una leggera V o un cianfrino come volete chiamarlo. Su questo non lo facciamo, così abbiamo le misure nette dei tagli, quindi poi faremo un'installazione provvisoria, lo smonteremo per avere tutte le misure giuste al millimetro, e dopodiché faremo una dima su un pezzo di cartone oppure su un pezzo di ferro, adesso decidiamo, per poterlo saldare perfettamente in squadra e poi installarlo in macchina. Quindi direi ottimo. La fortuna è stata avere questi riferimenti, perché comunque sia te lo disegni, te lo stampi, hai qua il campione e hai un riscontro effettivo subito. Stessa cosa per quanto riguarda questo, perché i gradi noi possiamo impostarli con questo praticamente, però comunque questo probabilmente ha delle tolleranze, la taglierina ne ha altrettante. Con questo che comunque è preciso, diciamo al decimo, siamo più sicuri, infatti le misure tornano. Quindi diamo una puntata, installiamolo in macchina, facciamo 2 considerazioni e poi penso che il resto lo costruiremo fuori camera probabilmente. Ecco, allora, come potete vedere questo sarà il cruscotto. Adesso è rimasta 3 mm troppo lunga questa qui, infatti le altre le accorceremo tutte, che non abbiamo ancora tagliato. Di conseguenza questo qua sarà l'aspetto estetico del cruscotto. Rispetteremo il passo di questi qui sotto e niente, qua ci aspetta una bella giornata di taglio, smeriglio e saldatura. Però verrà veramente un bel lavoro, proprio un bel lavoro. Va bene, dai, io penso che per oggi possa bastare. Vi ringrazio tutti quanti per averci seguito, grazie per il vostro continuo supporto e andiamo avanti. Ciao a tutti.